approvato una legge che in Italia per la prima volta regolamenta il whistleblowing, ma avete considerato gli impatti di questa legge sul vostro sistema di compliance privacy? Ho dato molto dell'impatto sul modello 231 che andrà aggiornato, sugli impatti in termini di diritto del lavoro, nell'esigenza di non discriminare evidentemente il whistleblower, ma gli impatti in termini di privacy non sono da tenere in secondo conto. I garanti privacy ben 11 anni fa si sono già pronunciati sull'argomento definendo delle linee guida, ma fondamentalmente la loro posizione si basa su 4 capisaldi. Numero 1. Bisogna individuare la base giuridica del trattamento. Nei limiti in cui ricadiamo sotto quanto previsto dalla legge sul whistleblowing, evidentemente abbiamo un fondamento forte, ma quando si va oltre questa base giuridica bisogna fare affidamento o sul consenso o sull'interesse legittimo o sull'esecuzione del contratto, che sono evidentemente delle basi giuridiche più deboli. Numero 2. Bisogna conformarsi con il principio di proporzionalità. Il sistema di whistleblowing non può rappresentare la forma di reportistica di qualsiasi tipologia di lamentela, e la legge specifica in modo dettagliato quali sono le tipologie di violazioni coperte dallo schema, ma allo stesso tempo i report non possono essere conservati per un tempo indeterminato, anche perché questa conservazione ulteriore aumenterebbe il rischio di una forma di discriminazione nei confronti del dipendente che la invia. Numero 3. Bisognerà aggiornare evidentemente l'informativa privacy dei dipendenti e dei collaboratori per dar conto delle modalità di trattamento dei dati quale parte di questa procedura, e vista la sensitività di questa procedura la descrizione dell'informativa deve essere alquanto dettagliata. Numero 4. Bisogna garantire la sicurezza del trattamento sulla base di una procedura che evidentemente pone lo stesso whistleblower a rischio, quindi le misure di sicurezza per poter garantire il sicuro invio di questa comunicazione devono essere di un livello alquanto elevato, e il livello di accesso da parte dei soggetti all'interno dell'azienda deve essere anch'esso dettagliatamente definito. Ecco, quest'ultimo punto secondo me è rilevante anche per considerare se la creazione di un sistema di whistleblowing sia necessario o sia quantomeno un completamento di misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi del regolamento privacy. Pensate al caso di un data breach e di un dipendente che ne viene a conoscenza ma non si senta nella posizione di doverlo riportare perché ha timore di eventuali recriminazioni nei suoi confronti. Un sistema come questo di whistleblowing potrebbe garantire ulteriormente la sicurezza del trattamento dei dati all'interno dell'azienda. Vi lascio con un ultimo spunto. Vista la sensitività dei dati raccolti e della procedura in sé, a mio giudizio un Data Protection Impact Assessment su uno schema di whistleblowing come quello previsto dalla legge italiana è assolutamente raccomandabile e deve essere parte della tua to-do list di messa in conformità con il GDPR.